In questo momento non sei impegnato in una relazione e la cosa ti preoccupa? Magari sei uscito da una relazione e temi di non riuscire più ad iniziarne un'altra, oppure temi che la persona con la quale hai una relazione in questo momento stia pensando di lasciarti? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei parlarti di un sentimento che accomuna molte persone e porta anche spesso a fare scelte sbagliate, la paura di rimanere single. Questa paura deriva molto spesso dalla convinzione, purtroppo abbastanza diffusa, che chi non è impegnato in una relazione sia solo e infelice. La paura di rimanere single, quindi, può portarti a intrecciare relazioni disfunzionali, a rimanere con un partner con il quale non sei felice o ad accontentarti, qualcosa del tipo meglio questo che niente. Se non riesci a stare da solo, finirai per infilarti in una qualunque relazione o a fare scelte che non saranno mirate a farti stare meglio, ma solo a far sì che il partner del momento non scappi. La paura della solitudine è una delle componenti della paura di essere single. Ma come capire se questo è il tuo problema? Ecco 7 segnali che potranno aiutarti a capire se hai paura della solitudine. Il primo: avere una relazione non è qualcosa che in questo momento ti piace o ti interessa, ma è qualcosa di cui invece hai solo un'assoluta necessità, perché non riesci a pensarti senza un partner. Ancora, il fine settimana libero è una specie di trauma per te, lo vivi male, hai bisogno di avere persone, o meglio, una persona con te. Terzo segnale: sei stanco, ma non rinunci per esempio a un evento sociale, pur di non stare da solo. Insomma, stare con qualcuno è più importante delle tue stesse esigenze. Quarto segnale: parli e cerchi di fare amicizia con chiunque, dal postino al fattorino che ti consegna la pizza, chiunque pur di avere un'interazione sociale. Quinto segnale: c'è un evento e non sei invitato? Anche se è un posto dove non ti piacerebbe nemmeno stare, non conta questo, sei ugualmente triste e avvilito. Sesto: hai sempre la preoccupazione di ritrovarti solo e senza amici e ti adoperi molto perché ciò non accada, per esempio diventando anche molto accondiscendente. Settimo e ultimo segnale: mangiare da solo ti sembra la cosa più triste possibile da fare. Non importa quanta fame hai o quanto sia vuoto il tuo frigorifero, mai e poi mai andrai a pranzo o a cena da solo. Ti sei riconosciuto in uno o più di questi segnali? Considera che ci sono e ci saranno momenti nella tua vita nei quali essere single o semplicemente solo ti porteranno un beneficio invece che un danno. Essere single ti permetterà infatti di concentrarti su te stesso, mettere un po' di ordine nella tua vita, fare chiarezza su quello che vuoi, quello che sei e perché no, quello che vuoi diventare. Soprattutto invece se la tua relazione è appena terminata. Questo è il momento giusto per scoprire te stesso ed è importante che tu ti conceda il giusto tempo per guarire. E se questa invece non è la prima relazione che va male, meglio fermarti a riflettere. La paura di rimanere solo ti ha forse portato a legarti con la prima persona che si è mostrata disponibile? Può essere per esempio che tu abbia chiuso un occhio, anche tutti e due, di fronte a segnali negativi negativi che ti si presentavano, perché la paura della solitudine era tale da mettere a tacere questi campanelli di allarme, decidendo infine di non tenerne conto, perché avevi bisogno di ricominciare e di provare quelle sensazioni che una relazione ti regala. È importante che tu sappia cosa realmente vuoi, non solo dal tuo partner potenziale, ma proprio dalla tua vita in generale. Se tu non lo sai e ti impegni in una relazione, saranno gli scopi e i desideri del tuo partner a diventare i tuoi. E questo, sul lungo percorso, finirà per generare rimpianto, se non proprio un risentimento. Approfitta quindi del momento in cui sei single per definire i tuoi scopi e i tuoi obiettivi, così quando inizierai una relazione non saranno solo gli scopi del partner ad essere perseguiti.
Ricorda sempre poi che essere single non è una mancanza di opzioni, ma può essere una scelta, e che essere single non vuol dire che sei solo, ma semplicemente che ti stai preparando all'arrivo di un amore e di una vita migliore. Ciao, a presto!